Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche per le sfide del prossimo trimestre 2025. Abbiamo la carta della stella, amici del Capricorno. Nuovi obiettivi, nuovi punti di riferimento, nuovi risultati o sogni da voler raggiungere. E quando c'è la stella di mezzo, siccome si dice che il destino sia scritto nelle stelle, potrebbe esserci anche qualche avvenimento per destino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, piuttosto che i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 2 di coppe, un 6 di bastoni, un 7 di coppe. C'è aria di incontri o associazioni. 2 di pentacoli. Abbiamo un mago. Abbiamo il mondo. E un 9 di coppe, ragazzi. Belle carte, devo dire. Allora, partiamo da questo 2 di coppe. Il 2 di coppe è una carta di associazioni, di incontri, anche se la vediamo da un punto di vista romantico, considerato che sono coppe, è la carta dell'incontro romantico, del fidanzamento, dell'unione per eccellenza, se vogliamo. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. 4 di spade. E 4 di bastoni. Ho l'idea che qualcuno, diciamo, uscirà dalla zona di comfort. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un 8 di coppe. Di solito il 6 di bastoni è una carta che parla di successo, di riconoscimenti. 8 di coppe e fante di coppe. È come se ci fosse il bisogno di avere. Da un lato potrebbe essere più fama, più successo, anche qui abbiamo la carta della stella, ragazzi. Potrebbe tranquillamente essere una situazione dove avete bisogno di riconoscimenti e state lavorando per ottenere quel tipo di obiettivo o di risultato. Può essere sia a livello lavorativo, ma magari anche all'interno di una famiglia, il fatto che vi prendano in considerazione in modo diverso, insomma. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 2 di pentacoli che avete qui e 7 di bastoni. È come se qualcuno avesse bisogno di più cose, di più riconoscimenti, di più alternative, di più possibilità. Giustamente il 2 di pentacoli qui si ripete. Il 2 di pentacoli è una carta che ehm, dice proprio che si sta cercando di sostenere più cose allo stesso tempo. Ed effettivamente anche qui abbiamo un 7 di coppe, come se si stesse cercando di gestire più cose allo stesso tempo, probabilmente per arrivare a un risultato maggiore, che è quello di cui ci parla il 6 di bastoni. Mi viene anche da dire che il 2 di coppe potrebbe far riferimento a delle alleanze strategiche per riuscire
ad uscire da una certa zona di instabilità, se vogliamo, non equilibrio, disarmonia potremmo dire. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli. 4 di pentacoli e forza. È come se da un lato dovesse gestire le cose che già sono in piedi e dall'altro la direzione cioè, scusate, l'energia fosse puntata in direzione del futuro. Qui si tratta di trovare forza fisica per qualcuno per affrontare il tutto. 6 di bastoni è la carta del condottiero, quindi di colui che insomma ci mette anche uno sforzo fisico se vogliamo. Andiamo a vedere questo bel mago. 6 di denari. E fante di bastoni. Guardate, il mago è l'azione con intenzione e qui c'è un 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia e potrebbe fare riferimento a qualche tipo di accordo un po' più ufficiale. Quindi se qui all'inizio ci potrebbero essere così dei dialoghi, degli accordi verbali, con il 6 di pentacoli è facile che ci siano accordi più concreti, che la cosa da una parola, un'idea diventi materia, diventi proprio un qualche cosa che renda a livello economico. È un nuovo inizio, ragazzi. E anche quando ci sono i fanti, di solito si parla di nuovi inizi, di nuovi percorsi proprio. E andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un re di spade. Per qualcuno con questo mondo ci potrebbe essere un tema legato alla distanza, un trasferimento, piuttosto che dei viaggi. Mi parlano di freelance, ho sentito questa parola. Ok, allora abbiamo un re di spade e un 5 di pentacoli. Datemi una carta per questo 5. 9 di bastoni. Datemi un'altra carta per il re. Ruota della fortuna. Probabilmente ragazzi tenderete a gestire troppe cose qui e qui verrà come il momento, se effettivamente volete materializzare questo nuovo inizio, focalizzarvi su questo nuovo inizio, qui è il caso con il mondo e la ruota della fortuna di chiudere con certe cose inerenti al passato. Qui avete due di pentacoli, fa proprio vedere una persona che cerca di stare in piedi. Nelle carte originali è su un solo piede, qui invece lo fa vedere che è appoggiato su una staccionata, però comunque è l'arte di gestire più cose allo stesso tempo. Probabilmente sono un po' troppe le idee che avete, è come se aveste bisogno di selezionare qualche cosa con questo re di spade, perché poi mettere troppa carne al fuoco va a finire che non riuscite a centrarvi con l'energia e può essere che tutte quelle possibilità che avevate, che effettivamente potevano essere fruttifere, che ve le bruciate un po', no? Proprio perché non si riesce poi a stare dietro a tutto. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. 3 di spade e 10 di spade. Ragazzi, sento che è un periodo dove chiuderete con vecchie tappe che non vi sono state congeniali per dare il passo a una strada, nello specifico, più concreta, migliore, più in linea con voi stessi. Qui sento come se aveste bisogno di lasciarvi indietro e parlo anche di credenze limitanti, dove la vita è dura, dove bisogna sacrificarsi tanto per ottenere dei risultati. C'è qualche tema legato a quello che voi dovete sacrificare o di voi stessi, della vita personale, della vita familiare, per esempio, piuttosto che di coppia. È come un puntare a obiettivi diversi rispetto a prima, più alti, mi verrebbe anche da dire, vedendo la stella.
Se fosse un discorso legato ad una coppia romantica, intendo, qui ci potrebbe essere come un'evoluzione della situazione. Cioè è come un, ok, arriviamo a una definizione della coppia. Con i 6 di bastoni può essere effettivamente un'ufficializzazione, un qualche cosa che viene a galla, che viene riconosciuto da un pubblico, una popolazione, e è come se veniste alla luce, vi dichiaraste e da lì poteste fare un sacco di cose in più. Però questo fare tante cose in più destabilizza poi la coppia perché l'energia è tutta fuori e poco nella coppia. E qui si potrebbe trattare di un inizio di un nuovo percorso insieme, può essere un percorso lavorativo anche, non lo nego, però ecco, è come se doveste cambiare tipo di mentalità perché questa nuova strada abbia dei risvolti positivi, abbia successo proprio. Guardate, in realtà la stella finisce con un 9 di coppe, che è una carta che mi rimanda un pochettino alla stella, no? È il sogno compiuto. Quello che mi... Anzi, guardate, adesso le spiego. Il 3 di spade, per piacere, perché sono due carte che mi parlano di sacrificio, di sofferenza, di chiusura di cicli, di cose che vanno lasciate indietro fondamentalmente. Però guardate, poi le spiego con un 3 di coppe e un 7 di pentacoli. Credo che qui sia l'idea proprio, perché comunque sono tante carte di spade e qui c'è anche un 5 di pentacoli. Credo che sia l'aspettativa che voi avete che potrebbe così, c'è l'asticella un po' troppo alta. Tutte queste cose che si possono fare, questi magari viaggi che vorreste organizzare, quello da andare a visitare, quello lo potremmo fare insieme, potremmo andare a mangiare in quel ristorante. Cioè è come se si aprissero effettivamente tutte queste strade in coppia, ma poi alla fine tutto non si riesce a fare, no? Qualche cosa bisogna sacrificare se soprattutto si vuole investire l'energia in un progetto comune, che è un po' quello che vedo qui, eh. Se per esempio invece fosse una situazione di lavoro, vi dico, qui sento tanta ambizione, il che va molto bene, però è come se riuscisse nel prossimo trimestre a, per qualcuno creare, per qualcuno consolidare una collaborazione lavorativa che vi dà la possibilità di espandere a 360 gradi il vostro lavoro, la vendita del vostro prodotto, la vendita dei vostri servizi, cioè ho come la sensazione che effettivamente si possono, con questa alleanza, si possono aprire delle strade importanti. Fate attenzione a non disperdere troppo l'energia, come vi dicevo, con questi due di pentacoli, ma focalizzatevi su una cosa sola. Vi dico che 6 di pentacoli parla anche di contratti, quindi effettivamente potrebbe essere un contratto scritto e regolamentato, però mi viene da dire, nel caso dobbiate firmare dei contratti, fate attenzione a queste carte perché è un po' come se fosse un invito a vedere le cose dal punto di vista dell'altro e nel caso le cose fossero sfavorevoli per voi, cercate di capire come trarne il minor danno possibile. Leggete sempre tutte le clausole e anche le paroline in piccolo. Tutto sommato ci sono comunque prospettive, diciamo così, di appagamento e di raggiungimento di un sogno. Vi dico, il 3 di spade mi dà come se aveste bisogno di sacrificarvi molto, di sforzarvi, o magari qualcuno sarà obbligato a tagliare i tempi del divertimento, limita perché non lo so, magari prima la domenica la utilizzavate per fare quello che vi piaceva, invece dovendo iniziare questo nuovo progetto, questo nuovo percorso, questo nuovo contratto, la domenica vi ritrovate a, non so, rifare il listino prezzi, per esempio. Quindi c'è come una parte che dovrete sacrificare, ma in funzione del raggiungimento di questo obiettivo. E vi dico, avendo la stella, io credo che non solo lo focalizzerete questo obiettivo, ma inizierete già un percorso per concretizzare questo obiettivo.
Considerato il mondo, come vi dicevo prima, per qualcuno potrebbe esserci l'esigenza di spostarsi, di cambiare zona di lavoro, di magari cambiare anche paese. Mm. Tutto sommato, ragazzi, posso dirvi che la sfida qui sarà riuscire a gestire le tante cose che sono già in piedi e capire quali in realtà non meritano più un determinato sforzo, un investimento di tempo, perché non danno i frutti aspettati, ma semplicemente bisogna lasciarseli indietro. Qui avete 10 di spade, avete un 10 con la ruota della fortuna, una chiusura ciclo, un inizio ciclo. È come se ci fosse un momento di disequilibrio e questa alleanza vi desse l'opportunità di capire verso che cosa puntare e lì inizierete un nuovo percorso di vita. È ovvio che se l'armadio è pieno e voi comprate vestiti dovete buttarne altri per non intasare l'armadio. E qui è un po' lo stesso discorso con i progetti piuttosto che le attitudini all'interno di una relazione o certi modi di pensare all'interno di una relazione. Comunque vedo nuovi inizi, ragazzi. Va bene. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ne ho diversi oggi. Ripulire, carta numero 21, è quello che vi ho appena detto, bisogna fare un po' di pulizia nell'armadio per poterci infilare dei vestiti nuovi, no? È una carta numero 21 che guarda caso qui abbiamo il mondo che è una carta numero 21 e che parla di chiusura cicli e questa dice che è ora di pulire quello che non serve più. Mi sembra sia un po' un riassunto di quello che vi ho detto durante la lettura. Questa carta nello specifico, il ripulire, è da intendere con le emozioni negative che appesantiscono, cioè si riferisce al perdono. È come se fosse arrivato il momento per voi di perdonare voi stessi per tutto quello che non siete riusciti a fare o a portare a compimento o perdonare qualcun altro nel caso vi abbia fatto come dei torti, delle mancanze. Sempre il discorso del mi metto nei panni dell'altro e cerco di capire perché l'ha fatto. Così anche perdonare è un po' più semplice. Perdonare non vuol necessariamente dire far ritornare la relazione come era prima. Sono due cose divise, separate. Io posso anche perdonare qualcuno perché mi ha fatto uno sgarbo, ma decidere che non è una persona con la quale io voglio condividere il mio tempo. Quindi non serbo più rancore nei confronti di quella persona, ma vado avanti con la mia vita. Interessante. Andiamo a vedere un koan e soprattutto se riguarda il perdono con voi stessi, non sgridatevi più del dovuto perché quando avete fatto certe scelte le avete fatte con quel tipo di consapevolezza. Oggi che avete un altro tipo di consapevolezza, magari sì, avreste fatto scelte diverse. Ok, andiamo a vedere un koan. L'acqua è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. E qui si tratta un po' dell'energia che maneggiate. Qui abbiamo il 2 di pentacoli, c'era 2 volte, ce l'avevate anche qui. Se siete in compagnia, mettiamola così, di persone avvelenate che spettegolano sempre, che si lamentano, che ne hanno sempre qualche scusa per non agire, non fare o per giustificarsi, magari danno sempre la colpa agli altri. Ecco, quelle persone lì, stare con quelle persone lì alla lunga ci coinvolge, ci modifica anche se vogliamo un po', no? Il nostro stato d'essere perché vibriamo con le loro vibrazioni basse e magari anche il nostro comportamento perché tendiamo a prendere il comportamento di questo gruppo di persone. Quindi qui il messaggio è state in compagnia di gente di cui l'energia vi possa nutrire.
Se vedete che le persone che sono intorno a voi, anche in ufficio, sono sempre lì a spettegolare, a lamentarsi, lasciatele perdere perché non creano buona energia e voi ve la assorbite, fondamentalmente. Se volete proteggervi comunque da queste energie, io consiglio sempre un'ossidiana nera. Scusate, sì, l'ossidiana è nera. Volevo dire un'ossidiana o una pietra nera, come per esempio anche la tormalina, potrebbe essere l'onice nero, perché sono l'ossidiana è la più indicata, però sono proprio pietre di protezione dalle energie negative. Poi io ho pubblicato un video, c'è una playlist sul pendolo e lì dentro spiego uno dei modi per pulire i quarzi. Va bene, andiamo a vedere un'ultima fatina. Wow, fioritura. Guardate, questa fatina vi dice di imparare dalle esperienze passate e di, diciamo, illuminare tutte le zone d'ombra di questa situazione o di tutte le aree della vostra vita, che siano vostre o che siano degli altri. Cioè è un po' come se vi dicessero attingete alla vostra saggezza, alle esperienze del passato e cercate di mettere luce là dove c'è ombra in questo momento. Qui sento più che tutto una dispersione di energie, ragazzi, quindi il punto è trovare un punto, scusate il gioco di parole, trovare un focus. La sfida sarà scegliere che cosa portare avanti in modo concreto, oppure scegliere che cosa portare avanti con le nuove alleanze. Ok? Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete sempre abbonarvi al canale. Per sapere i temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, così più o meno vi rendete conto. Sono temi di metafisica, metamedicina, parlo di cristalli, di quarzi, è tutto quello che io ho studiato condensato che io vi ripropongo nella sezione degli abbonati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!